Ciao e benvenuto o benvenuta in questa ulteriore lezione sul web part in cui andremo a concludere questo primo blocco menu testo, elementi multimediali e contenuti analizzando gli ultimi due argomenti che ci rimangono, cioè le ultime due tipologie di web part che tratteremo in un'unica lezione perché riguardano un argomento analogo, cioè stream e YouTube. In entrambi i casi andremo a pubblicare sul nostro sito SharePoint dei video, nel caso di stream caricandoli dal nostro computer, dalle nostre librerie SharePoint, da OneDrive, nel caso di YouTube inserendo un link diretto a YouTube. Quindi per quanto riguarda stream, cliccheremo qui nel nostro menu su stream, avremo la possibilità di aggiungere sia un video singolo che intere raccolte, andremo a scegliere il video e dopo aver scelto il video, ovviamente cliccando su Repubblica avremo questo risultato. E per quanto riguarda YouTube sarà semplicemente sufficiente inserire un link di YouTube in questo spazio. Questo è lo spazio dedicato di default che si trova su SharePoint. Dopo aver cliccato qui sull'icona di YouTube andremo ad aggiungere un link vero di YouTube e poi anche in questo caso a vedere come al solito il risultato nel caso di specie del video pubblicato. Quindi come al solito andiamo su SharePoint, utilizziamo sempre il sito che abbiamo utilizzato per le precedenti lezioni e vediamo innanzitutto stream, quindi clicco su più, clicco su stream e come puoi vedere SharePoint di default è andato subito a pescarmi gli unici video che io ho all'interno di questo sito SharePoint, perché prima di fare questa lezione ho creato una piccola libreria di video, quindi le librerie che abbiamo visto nella sezione dedicata. In quella sezione abbiamo visto che si potevano creare librerie di file, di Word, di PowerPoint, di Excel, ma anche i video sono dei file e quindi allo stesso modo si può creare una libreria di video e SharePoint è andato subito a pescarla. Chiaramente io posso anche sostituire la libreria cliccando qui sulla penna, andando qui in origine dei dati e cliccando su video singolo, cioè dicendo a SharePoint che non voglio caricare un'intera libreria, ma per esempio voglio caricare di quella libreria, perché ora mi sta proponendo i video recenti che qui su SharePoint sono soltanto quelli di quella libreria, voglio caricare soltanto questo, ma potrei andare a scegliere il mio video da OneDrive, da un altro ambiente del sito, da altri siti SharePoint dell'account Office 365 a cui ovviamente io ho accesso, posso caricarlo dal mio computer o anche da un collegamento internet. Dopodiché vado a cliccare su inserisci e il video viene inserito. Nel caso voglia caricare una libreria, ovviamente vado a caricare un'intera cartella. Poi vediamo il link di YouTube, quindi il collegamento diretto ad un video di YouTube. Clicco qui sull'icona di YouTube, qui è tutto molto semplice. Io ho preparato ho già aperto il mio canale YouTube, andiamo a prendere questo video di presentazione del corso di Power Automate, quindi ci vado a cliccare, doppio clic, seleziono il link, torno nel sito SharePoint, vado qui, lo incollo molto semplicemente ed ecco che SharePoint mi farà subito vedere il video su YouTube. Quindi ora non appena lo avrà caricato andremo a cliccare su Repubblica e i video, sia quello con il link diretto a YouTube che quello che abbiamo caricato dalla nostra libreria, potranno essere visibili nel sito del team. Quindi clicchiamo su Repubblica e vediamo subito il risultato ottenuto, che è lo stesso che io ti ho fatto vedere all'inizio di questa lezione. Quindi anche in questo caso tutto molto semplice, vedi come è semplice, come abbiamo già detto altre volte, realizzare il sito SharePoint, che per la nostra attività aziendale è veramente importante da far vedere a clienti e a potenziali clienti. Ti aspetto nella prossima lezione. Ciao!